Ecco, come promesso, anche il video sul Woi. La fiera che si svolge da 3 anni a questa parte a Tortona e che raccoglie tutti quelli che sono i micro brand e le piccole e belle realtà presenti in Italia nel mondo dell'orologeria. Quindi dagli orologi, ai cinturini, alle scatole, fino ai banchetti da orologiaio. Devo dire che la fiera mi è piaciuta molto, era organizzata molto bene ed erano presenti moltissimi espositori. Però di solito secondo me si fa un errore, ossia associare il Woi ai micro brand. Appunto per questo vorrei dare una definizione di micro brand, anche se in realtà non esiste nello specifico appunto nel mondo dell'orologeria. Dal mio punto di vista, per micro brand si intendono quelle piccole realtà italiane e non che si stanno approcciando al mondo dell'orologeria da relativamente poco tempo, che producono pochi orologi l'anno e che non hanno un grandissimo stabilimento. Però appunto si potrebbe confondere questa realtà con quelle degli indipendenti, perché effettivamente la maggior parte dei micro brand lo sono. Però secondo me è più giusto affiancare a queste aziende la parola micro brand, perché appunto ancora sono delle piccole realtà, però che nel futuro puntano a diventare grandi. Invece dal mio punto di vista questo discorso non vale per Calamai e Squale presenti al Woi, che appunto secondo me sono degli indipendenti più che micro brand, perché sono delle maison affermate da molti anni e hanno una certa storia. Quindi a differenza di ciò che si pensa, al Woi non sono presenti soltanto micro brand, ma è una fiera dove vengono raccolte quelle piccole e medio grandi realtà presenti in Italia, famose e meno famose. Devo dire che molti espositori mi hanno colpito e attirato la mia attenzione, e oggi vi parlerò di alcuni di questi. In primis vado in ordine appunto del giro che ho fatto in fiera. Abbiamo Econotra, ecco un micro brand in questo caso perché nasce appena nel 2018, che è riuscita ad affermarsi e rendere iconici alcuni dei suoi modelli, come ad esempio il Cortina, presente sia Solo Tempo che GMT che Crono. Quelli che preferisco sono i modelli in bronzo con quadrante chiara verde, o per quanto riguarda il Crono anche il quadrante blu. Ma quello che mi ha colpito di più è l'ultima uscita presente proprio al Woi, l'Avero Big Moon, orologio da 39 mm con fasi lunari che monta un Sellita SV280 automatico, una cassa che ricorda molto quella dei Field Watch e ha un'estetica del quadrante molto semplice, anche se spicca ad ore 6 la luna bombata che dà questo effetto tridimensionale e che gira su se stessa, e i due indicatori rossi posti su di essa che indicano l'attuale fase della luna, da una parte in maniera testuale e dall'altra in maniera grafica. Poi erano presenti anche i due indipendenti dei quali vi parlavo prima, Squale e Calamai. La Squale che viene fondata nel 1950, ma il marchio venne registrato solo nel 1959 e ottenne anche il brevetto per produrre casse per orologi subacquei, cosa che come sappiamo tutti fece anche per altri marchi. Incentra dunque da sempre la sua produzione sui diver e nel 1962 produce i suoi primi modelli, tra cui il predecessore dell'attuale Sub 39. Successivamente divenne anche fornitore ufficiale per la Marina Militare Italiana e nel 1982 il fondatore Buren cedette il marchio alla famiglia italiana Maggi, che continua da 40 anni a produrre dei meravigliosi diver iconici in tutto il mondo. Ma della storia di Squale se ne potrebbe parlare circa un'ora, quindi magari gli dedichiamo un video. Al Woi era presente tutta la collezione attuale e i due modelli che mi hanno colpito di più sono il Sub 39 e il T183 in carbonio forgiato. Secondo me spettacolari anche gli accostamenti di colori tra il nero e l'azzurro, mettendo da parte il tifo calcistico. E poi Orologi Calamai, un'azienda fondata da Francesco Calamai che ha venduto la sua attività precedente per potersi dedicare a due delle sue più grandi passioni, il volo e l'orologeria. Durante le varie fasi di volo, l'orologio è ancora un vero e proprio strumento. Viene utilizzato praticamente in continuazione dai piloti. Dunque Francesco Calamai, che ha le sue radici impiantate nel mondo del volo, ha deciso di iniziare una produzione di orologi tutta sua. Le casse dei suoi orologi sono prodotte in Italia e vengono realizzate da pieno a partire dalla lega d'acciaio che proviene dalla fusione dei dischi di turbina del motore
motore di un F-104, un aereo che ha volato per l'aeronautica militare italiana. E ogni orologio sul proprio fondello ha incisa la matricola dell'esatto disco dal quale è stato ricavato. Negli anni Orologi Calamai ha realizzato in esclusiva degli orologi fuori mercato meravigliosi per l'aeronautica militare e per la Guardia di Finanza. Della collezione il Crono G50V con quadrante bianco e contatori verdi mi è piaciuto moltissimo, con quell'accostamento molto azzeccato del cinturino di un verde molto intenso. Anche se l'orologio della collezione che mi è piaciuto di più, soprattutto al polso, è sicuramente l'MC72. Misura da 39 mm, movimento Sellita SV200 Top Grade e doppia corona che si ispira agli iconici compressor e super compressor. Sicuramente anche di Calamai ne riparleremo perché ne vale davvero la pena. Poi abbiamo gli espositori che per me rappresentano la realizzazione di un sogno: Ichnos e Marco Bracca. Ichnos è un vero e proprio micro brand nato veramente da pochissimo in Sardegna e il suo fondatore Pierpaolo Cassoni di Undersea Time, che sicuramente conoscerete, grande appassionato di orologeria, ha deciso di realizzare il suo sogno progettando e producendo i propri orologi. La prima collezione di Ichnos è l'Arcipelago, che prende ispirazione dall'arcipelago La Maddalena e che con le sue casse anni 60 sono davvero spaziali. Hanno colorazioni diverse, ma quello che mi ha colpito di più è il Due Mari, che ha un colore di quadrante meraviglioso che schiarisce sempre di più fino ad arrivare al centro del quadrante. L'altro sogno è rappresentato dall'orologio di Marco Bracca. Non ha bisogno di presentazioni, lo conoscerete tutti, è stato il pioniere dell'orologeria su YouTube Italia con il suo canale Wrist Addiction. Anche lui ha voluto realizzare il suo sogno creando il suo diver, l'Apneist, presentando al WOI il quadrante e le tre varianti di ghiera, verde, blu e nera. Una cassa molto sottile e da una forma davvero particolare, sicuramente innovativa per un diver. Invece l'estetica di quadrante e ghiera è molto classica. Vediamo come sarà questo orologio finito, ma i presupposti sono dei migliori. Auguro a Marco di fare benissimo, cosa che sicuramente accadrà. Non poteva passare inosservato lo stand di Landeron Swiss Movement, una fabbrica di movimenti fondata nel 1873. Inizialmente produceva prevalentemente orologi da tasca, per poi specializzarsi nella costruzione di movimenti cronografici con ruota a colonne prevalentemente in configurazione bicompax. L'invenzione più importante di Landeron fu l'introduzione del cronografo a camme sviluppato nel 1937, ossia il calibro 47, che si caratterizzava per l'utilizzo della navetta invece che la tipica ruota a colonne. Forse il calibro più famoso prodotto è il 48 con doppio pulsante, e grazie alla sua scelta di abbattere i costi Landeron riuscì a mettere in commercio degli orologi cronografici che potevano permettersi tutti, soprattutto dopo la grave crisi che colpì praticamente tutto il mondo nel dopoguerra. Negli anni 50 questo calibro fu sostituito dal 148 e successivamente dal 248, prodotti fino agli anni 70. Oggi la Landeron produce movimenti per moltissime maison, tra cui Vilervetta, e produce dei calibri molto belli anche dal punto di vista estetico, con delle platine davvero molto gradevoli. Passiamo poi alla nostra amatissima HTD. Ne abbiamo parlato e riparlato. Un sogno questa volta dei due Federico, che hanno deciso di mettersi in proprio e fondare nella loro città, Firenze, la loro casa di orologi. Con un forte legame al mondo delle corse, i loro primi modelli sono ovviamente dei cronografi, che sono motivo di orgoglio per i due fiorentini. Nello stand avevano esposti i loro due modelli di punta ormai fuori produzione, ossia il Cannoli e il Safarigraph, e passando un po' di tempo lì, credetemi che chiunque si fermasse chiedeva se potesse comprarli anche con un sovrapprezzo, ma ovviamente non era possibile. Esponevano il modello attualmente in produzione, l'Aquatic, nelle sue due versioni, quindi lo Space Boy e il Pallettoni, dei quali ne abbiamo già parlato e vi metto il link in descrizione. Un abbraccio ai due Federico e vi dico che ci saranno delle grosse novità. La ciliegina sulla torta del WOI secondo me era rappresentato da Inceptum, un progetto che seguo ormai da 3 anni e che finalmente ho avuto la possibilità di vedere dal vivo, di toccare con mano e di provare al polso. Inceptum è un'idea di due ragazzi, Alessandro e Andrea, che hanno deciso di puntare tutto sulla loro passione e sulle loro skills. Infatti, in collaborazione con la loro università, hanno dato vita a questo progetto. I loro movimenti a carica manuale, esteticamente e tecnicamente spettacolari, la loro cassa, il quadrante, le sfere e gli indici sono quasi tutti interamente prodotti nei laboratori dell'Università di Ingegneria di Brescia proprio da loro due. Il primo orologio presentato proprio al WOI di quest'anno è il Sigma, presente in due versioni, quadrante Breguet e quadrante a settori. Il diametro della cassa è di 37 mm e solo 8 mm
di spessore, per un orologio che è davvero spettacolare. Quello che mi ha colpito di più dei due è sicuramente il quadrante Breguet, classe pura. Complimenti di nuovo Alessandro e Andrea per il lavoro grandioso che state facendo. Il sole sta tramontando, quindi io sto per tornare a casa. La fiera mi è piaciuta molto, ho avuto la possibilità di guardare, toccare con mano e provare orologi che non avevo mai visto dal vivo e progetti che avevo visto fin dagli inizi, e ho visto finalmente appunto la realizzazione di questi ultimi, come appunto il progetto di Marco Bracca o anche appunto quelli di Inceptum. Invece per quanto riguarda gli orologi che ho sempre voluto in collezione, ho sempre ammirato ma senza mai vederli, sono stati gli HTD. Ho avuto la possibilità di provare un Safarigraph, un Cannoli, anche se c'erano anche gli HTD ad esempio, però che ho già al polso. Di interessanti c'erano anche calamai, squale, dei quali tutti conosciamo la storia e ne ammiriamo il contenuto tecnico ed estetico degli orologi stessi. Vi ringrazio e come sempre vi consiglio di andare alle fiere, appunto conoscere, imparare e fare sempre nuove amicizie. Ci vediamo in un prossimo video qui su TOC. Ciao ragazzi!